Prendiamo questi 4 accordi di settima. Accordo maggiore con settima maggiore. Faccio tutti Do, quindi Do maggiore con settima maggiore. Poi prendiamo Do minore, accordo di Do minore con settima minore. Poi prendiamo accordo di settima dominante, quindi accordo maggiore con settima minore. E per ultimo prendiamo il semidiminuito, ovvero accordo diminuito con settima minore. Se voglio arpeggiare questi accordi, o imparo nota per nota le note necessarie per andare a prendere ogni accordo, oppure imparo un sistema visivo per andare a cambiare da un accordo a un altro. Partiamo con l'accordo numero 1, l'accordo maggiore con settima maggiore. Per arpeggiarlo farò così. Cosa dobbiamo considerare su questo arpeggio? Questa posizione, cioè che siamo sulla nota principale, no? La nota fondamentale che è Do, e poi faccio questo tipo di intervalli senza che vi parlo di note, poi magari le note le vediamo bene insieme, però vediamo cosa ci può aiutare visivamente per costruire ogni arpeggio. Quindi il primo arpeggio, ovvero quello maggiore con settima maggiore, vediamo che si muove in questa maniera. Quindi dalla prima nota, poi terza, quinta, settima, lavorano in questa modalità. Prima, terza maggiore, quinta giusta, settima maggiore. Questo è il tipo di intervalli quando abbiamo l'accordo maggiore con settima maggiore. Per cui facendolo a 2 ottave, questo lavoro è necessario farlo su tutti gli accordi per avere proprio un resoconto preciso delle note presenti sull'accordo. Quindi andiamolo a vedere sull'accordo minore settima, che abbiamo visto prima essere questo. Sempre Do minore settima. Prima era prima, terza, quinta, prima, terza maggiore e quinta giusta, poi diventa prima, terza minore, quinta giusta. Dopodiché c'è settima minore, quindi ottava, così via sull'altra ottava. È importante conoscere, diciamo, ecco, quelli che io chiamo sempre i punti fermi, no? Prima, terza maggiore, quinta giusta, prima, terza minore, quinta giusta. Quindi su un accordo maggiore, minore, il terzo accordo è quello maggiore con settima minore, questo. Questo si muove alla stessa maniera di quello maggiore, con la differenza che la settima, essendo minore, passa da Si naturale qui a Si bemolle qui. Per cui identico al suo, diciamo, compagno Do maggiore settima, ma c'è la settima che scende di un semitono, quindi fa prima, terza maggiore, quinta giusta, settima minore. A 2 ottave. L'ultimo accordo è quello semidiminuito, ovvero accordo diminuito con settima minore. Questo. Qui abbiamo la caratteristica, diciamo, della triade che cambia. Prima era maggiore, poi minore
e diminuita diventa... Quindi è questa quinta che scende un semitono indietro. A 2 ottave. Considerando questo accordo Do settima e poi gli altri 2 accordi che fanno parte del giro blues, no? Quindi Do settima, poi Fa settima e Sol settima. Li voglio suonare volontariamente sulla stessa, con lo stesso shape, proprio per farvi vedere come possiamo andare a cambiare su questi 3 accordi, fermo restando la posizione dell'arpeggio che abbiamo già visto. Quindi questa stessa posizione si sposterà anche sugli altri 2 accordi. Quindi il primo accordo, ecco sull'altro accordo Sol settima, stessa forma. Cambiando su Fa, Do, Sol, Fa, Do. Questo stesso tipo di lavoro lo possiamo andare a fare sulle altre tipologie di accordi che abbiamo visto. Quindi questo sistema è importante perché ci aiuta a pensare visivamente all'accordo. Quindi andiamo a fare proprio dei movimenti legati proprio al fatto visivo. La terza si trova qui, la quinta si trova qui. Nel caso dell'accordo maggiore questi sono i requisiti. E questi non cambiano mai, cioè sulla chitarra noi ce li possiamo trasportare nei vari punti senza che questi cambino. Questa è la cosa molto importante. Il presupposto di conoscere bene le note è comunque invariato, noi dobbiamo sempre avere a che fare con le note e sapere cosa stiamo facendo. Questo è un semplice sistema per aiutarvi a regolarvi meglio sugli spostamenti che possiamo fare su ogni accordo. Sulla chitarra in particolar modo è fondamentale pensare all'aspetto visivo. A me aiuta tantissimo pensare agli intervalli visivi. Visivamente riesco proprio a visualizzare ogni punto dove andare a suonare, cioè è proprio il classico materasso sul quale noi andiamo a cadere. Quindi è molto importante avere questo tipo di sicurezza quando suoniamo. Anche per oggi è tutto, fatemi sapere il vostro pensiero su questo argomento. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!